Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa cappa ad uncinetto e vi do sia lo schema per lavorarlo per una bambina di 8-10 anni che lo schema per adulti, ma in realtà lo schema è molto simile e potete adattarlo a qualunque misura vi serva. Nel tutorial vi spiego come proseguire se volete farlo più grande, come adattare lo schema a qualunque misura vi serva. Questo è un progetto semplice, veloce, perché ho usato filati grossi, divertente da lavorare. Ci ho messo più tempo a fare il tutorial che non la cappa in sé, quindi è una cosa che vi consiglio spassionatamente. È divertente da lavorare ed è un regalo, secondo me, che può essere solo gradito. Questo, che è quello che ho fatto per me, ho pensato il collo lungo e che poi vada un po' risvoltato in modo che sia ancora più caldo, ancora più avvolgente intorno al collo. Questo in assoluto è il capo più caldo e confortevole che io abbia mai fatto. Me ne sono innamorata e quindi vi consiglio vivamente di rifare questo progetto. Fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. E adesso parliamo di misure e materiali. La cappa per bambine l'ho fatta col 100 grammi spray di mistrico filati, sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 100 metri. Composizione 45% rana, 55% acrilico. Sono consigliati ferri e uncinetti da 6-7 e io ho usato un uncinetto da 10 mm perché il lavoro venisse super morbido e confortevole. Questa cappa pesa circa 170 grammi, quindi mi sono bastati un po' meno di 2 gomitoli. Le misure sono circa 94 cm di circonferenza e in altezza è circa 32 cm. Per la mia cappa, che adoro, ho usato questo filato, è il Dolomiti di Ispe. Sono gomitoli da 150 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 270 metri. La composizione è 35% rana, 65% microfibra e sono consigliati ferri da 6,5-7,5. Per fare la mia cappa l'ho usato doppio, 2 fili appaiati e ho usato un uncinetto da 12 mm. Qui sotto ha una circonferenza di circa 110 cm ed è alta circa 43 cm. E pesa 290 grammi, quindi ho usato poco meno di 2 gomitoli, mi è rimasto questo. Se volete usare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove trovate sia il Dolomiti che il 100 grammi spray in tanti colori diversi. Iniziamo a lavorare la cappa dalla parte alta, quindi la prima cosa da fare è lavorare una riga di catenelle che chiudiamo in cerchio e la circonferenza che otteniamo deve essere sufficiente per far passare la testa. Lavorate le catenelle, vi consiglio di lavorare 3 o 4 giri di punti bassi, in questo modo ottenete un campioncino e potete verificare, 1, se effettivamente una volta lavorati un po' di giri di punti bassi passa la testa e 2, verificate se l'uncinetto che avete usato va bene effettivamente per il filato che avete scelto per ottenere la morbidezza che volete. Una volta fatto questo e determinato il numero di catenelle pari, perché deve essere un numero pari, con cui iniziare, possiamo iniziare il lavoro. Lasciamo una codina di filo un po' lunga all'inizio e facciamo un nodino iniziale. E lavoriamo il numero pari di catenelle che ci serve. Per la mia cappa ho lavorato 30 catenelle, per questa ne ho lavorate 34.
Una volta lavorate le catenelle che ci servono, aggiungiamo una catenella e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto. Io lavoro nel filo che c'è dietro le catenelle, questo che corre verticale, e vi consiglio di fare altrettanto, ma se preferite lavorare da davanti, lavorate nelle catenelle come preferite. Un punto basso in ogni catenella. Lavorando nel filo dietro delle catenelle, sotto rimane la catenella in vista e c'è una finitura perfetta. Però è solo un discorso di finitura, quindi se andate meglio a lavorare nelle catenelle da davanti, lavorate da davanti. Da qui in poi lavoriamo a giri, quindi avviciniamo il primo punto basso che abbiamo lavorato controllando che non siano arrotolati. Da qui in poi lavoriamo a giri e lavoriamo a spirale e la ripetizione che ripetiamo è una catenella, salto un punto basso, quindi saltiamo il primo punto basso che abbiamo lavorato e lavoriamo sul secondo un punto basso. Qui sotto il giro lo chiudiamo dopo con il filo che abbiamo tenuto un po' lungo e ripetiamo così per tutto il giro. Una catenella, salto un punto basso. Una catenella, salto un punto basso. Una catenella, salto un punto basso nell'ultimo punto, una catenella, un punto basso nell'archetto creato dalla prima catenella che abbiamo lavorato. E così completiamo il giro 2. Da qui in poi lavoriamo giri tutti uguali per formare tutta l'altezza che vogliamo per il collo. E lavoriamo così: una catenella, un punto basso nell'archetto formato dalla catenella del giro precedente. Una catenella, un punto basso nell'archetto formato dalla catenella del giro precedente. E se volete, in questa prima catenella potete mettere un marker per segnare l'inizio del giro. E andiamo avanti così: una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso nell'archetto, e continuiamo così girando intorno, lavorando a spirale. Una catenella, un punto basso nell'archetto del giro precedente. Fino a ottenere l'altezza che vogliamo per il collo. Sono andata avanti e per il mio collo ho lavorato 10 giri. Per contare i giri basta contare i punti bassi, partendo dal primo giro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 giri. Voi potete lavorare il numero di giri che volete. Per quanto riguarda l'inizio del giro, qui non è così importante mantenere l'inizio del giro, potete andare a occhio o con il filo iniziale o con il marker, ma che finiate qui o qui non è molto importante. L'importante adesso è contare quante ripetizioni ci sono nel giro e per contare le ripetizioni contiamo i punti bassi, iniziando dal punto basso successivo rispetto all'ultimo che abbiamo lavorato. Contiamo 1, 2, 3, 4 e così via fino all'ultimo.
In questo lavoro io ho 18 ripetizioni. Nella cappa che ho fatto con il Dolomiti, per me, ci sono 16 ripetizioni. Se voi state seguendo uno di questi due schemi, avrete anche voi o 16 o 18 ripetizioni. Se state usando un filato ancora diverso o volete misure diverse, avrete un numero diverso di ripetizioni. Non importa, l'importante è che nel prossimo giro lavoriamo degli aumenti per arrivare a 24 ripetizioni, cioè ci troveremo tutti ad avere 24 ripetizioni a prescindere dal numero di punti con cui abbiamo iniziato. Per capire come distribuire le diminuzioni possiamo fare dei calcoli oppure semplicemente distribuirle con dei marker, perché quello che faremo sarà lavorare sempre solo negli archetti. In alcuni lavoriamo una sola ripetizione, in altri 2 ripetizioni per fare l'aumento. Allora, se vogliamo fare i calcoli sono semplici. Il primo calcolo da fare è capire quanti aumenti dobbiamo fare. In questo lavoro io ho 18 ripetizioni, devo arrivare a 24, quindi 24 meno 18 vuol dire che devo fare 6 aumenti. Se non volete complicarvi la vita, prendete 6 marker, li distribuite in maniera abbastanza giusta nel giro e fate i 6 aumenti. Se volete fare le cose per bene, diciamo così, il prossimo calcolo da fare è 18, che è il numero di ripetizioni che ho nel giro, diviso il numero di aumenti che devo fare, che è 6. Il risultato mi dà 3. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo aumentare ogni terza ripetizione, cioè in un archetto lavoro una ripetizione, in un altro archetto lavoro una ripetizione, nel terzo archetto lavoro 2 ripetizioni, quindi 1, 1, 2, 1, 1, 2 per tutto il giro e arrivo ad avere 24 ripetizioni. Per la mia cappa Dolomiti avevo 16 ripetizioni, quindi voglio arrivare a 24 meno il numero di ripetizioni che ho, 16, uguale 8. Il calcolo da fare è il numero di ripetizioni che ho diviso gli aumenti che devo fare, 8, risultato 2. Quindi in quel caso io ho lavorato in un archetto una ripetizione, nel successivo 2, in 1, 1, nel successivo 2 e così via. Se a voi qui viene un numero non intero, non importa, distribuite il numero di aumenti che dovete fare nel giro con i marker oppure facendo, per esempio, supponiamo che nel giro abbiamo 17 ripetizioni, ok? Quindi 24 meno 17 uguale 7, 17 che è il numero di ripetizioni diviso 7 uguale 2,4 bla bla bla. Allora io cosa faccio? Faccio l'aumento ogni seconda ripetizione, cioè tengo solo il 2 fino a fare 7 aumenti. Se poi devo finire con qualche ripetizione senza aumento, non importa, non cambia niente. L'importante è che nel prossimo giro, alla fine del prossimo giro, ci troviamo con 24 ripetizioni. Lavoriamo la prima catenella, mettiamo il marker perché qui sì, dobbiamo finire giusti. E in questo lavoro abbiamo detto che devo fare 2 ripetizioni normali, quindi la prima normale, la seconda normale e nel terzo archetto devo fare un aumento, quindi nel terzo archetto devo lavorare 2 ripetizioni, una catenella, un punto basso e ancora una catenella, un punto basso nello stesso archetto e in questo modo facciamo la ripetizione. E se state seguendo questo schema, ripetiamo così per tutto il giro. 2 ripetizioni normali, un aumento. E l'ultimo aumento lo lavoriamo nella prima catenella.
Ed ora che abbiamo tutti 24 ripetizioni nel giro, lo schema prosegue uguale, qualunque sia il numero di punti con cui abbiamo iniziato. Nel prossimo giro lavoriamo una ripetizione in ogni archetto, una catenella e un punto basso in ogni archetto. Se vogliamo segniamo l'inizio del giro con un marker nella prima catenella e lavoriamo tutto il giro normalmente. Nel prossimo giro lavoriamo di nuovo degli aumenti e la ripetizione è un aumento in un archetto, quindi 2 ripetizioni in un archetto, e poi una ripetizione in ogni archetto per 2 volte. 1, 2. E ripetiamo un aumento, 2 ripetizioni normali per tutto il giro. Un aumento in un archetto, una ripetizione in ogni archetto per 2 volte. E alla fine del giro ci saranno 32 ripetizioni nel giro. Nel prossimo giro lavoriamo una ripetizione in ogni archetto, senza fare aumenti. Nel prossimo giro lavoriamo di nuovo 8 aumenti. 2 giri fa abbiamo lavorato un aumento, 2 ripetizioni normali, quindi in questo giro lavoriamo un aumento, cioè 2 ripetizioni in un archetto, e 3 ripetizioni normali per 3 volte una ripetizione in ogni archetto. 1, 2, 3. E ripetiamo un aumento, 2 ripetizioni in un archetto, 3 ripetizioni normali per tutto il giro. Alla fine del giro ci sono 40 ripetizioni nel giro. L'ultima ripetizione la lavoriamo sempre nella prima catenella che lavoriamo nel giro, e se volete in quella catenella mettete un marker per essere sicuri. Nel prossimo giro lavoriamo una ripetizione in ogni archetto, mantenendo le ripetizioni, e andiamo avanti con questa logica, lavorando un giro di aumenti, un giro senza aumenti, un giro di aumenti, un giro senza aumenti. E quando lavoriamo gli aumenti continuiamo ad aumentare 8 ripetizioni al giro, che vuol dire che se in questo ultimo giro abbiamo lavorato un aumento, 3 ripetizioni singole, la prossima volta che lavoreremo aumenti lavoreremo un aumento, 4 ripetizioni singole, e poi un aumento, 5 ripetizioni singole, e avanti così fino a raggiungere la circonferenza che ci serve per la nostra cappetta, alternando sempre un giro di aumenti e un giro senza aumenti. Sia per questa cappa che per la mia, l'ultimo giro di aumenti che io ho fatto è quello che abbiamo lavorato insieme, lavorando un aumento e 3 ripetizioni singole. E poi per questa cappa ho lavorato altri 15 giri da 40 ripetizioni, senza più fare aumenti. E come vedete, rispetto all'ultimo giro di aumenti, che è più o meno il primo giro blu, qui, la circonferenza un po' è aumentata da sola, perché si distendono tutti gli aumenti che abbiamo fatto in questa fascia. Quindi considerate anche per voi che rispetto all'ultimo giro di aumenti che fate, poi la circonferenza aumenterà un po'. Per la mia cappa ho lavorato gli stessi aumenti che ho lavorato per l'altra,
cioè sono arrivata a lavorare il giro con un aumento, 3 ripetizioni singole, come abbiamo visto nel tutorial. Poi ho lavorato 9 giri senza fare aumenti, lavorando 40 ripetizioni a giro, e via via provavo la K per vedere se era la misura giusta per me. E mi sembrava che forse un paio di centimetri in più, soprattutto nella parte poi sotto le spalle, potessero servire, e quindi ho fatto un giro in cui ho fatto solo 2 aumenti, e quindi ho piegato in 2 il lavoro e ho fatto un aumento da una parte e un aumento dall'altra, e poi ho lavorato altri 12 giri senza più fare aumenti. Se voi state usando lo stesso filato o un filato simile, io vi consiglio, simile di spessore, vi consiglio di arrivare fino al giro in cui lavorate un aumento, 3 ripetizioni singole, e poi lavorare un po' di giri senza aumenti e provare il lavoro. E poi, se serve, come nel mio caso, qualche aumento in più, potete fare un giro in cui fate 2, 3, 4 aumenti, mettendo i marker, distribuendo gli aumenti nel giro, e poi andate avanti ancora quanto volete, lavorando giri senza aumenti. Una volta completato il lavoro e raggiunta la lunghezza che vogliamo per la K, lavoriamo l'ultimo punto basso, una catenella, e tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo, infiliamo il filo in un ago grosso e facciamo la chiusura invisibile. Entriamo in tutto il prossimo punto basso sotto la catenella del punto e al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato, e dietro possiamo prendere anche un filo del punto che c'è sotto. In questo modo formiamo questa catenella e raccordiamo il lavoro. Qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. E sul davanti il lavoro ottiene una bella continuità. Ed ora colleghiamo il giro di catenelle iniziali, snodiamo il nodino infiliamo il filo in un ago, entriamo nella prima catenella da questa parte e al centro della catenella da cui parte il filo. E tiriamo. Se volete potete dare un punto qui dietro per collegare anche qui sotto questa catenella. Facciamo un nodo e nascondiamo il filo attraverso i punti. E vedete che anche l'inizio ha una continuità perfetta. E anche per oggi abbiamo terminato. Io vi devo dire che sono super soddisfatta del risultato. Questo è super morbido e con questo filato vi ho fatto anche questo tutorial di questo berretto e ovviamente stanno benissimo insieme perché sono lo stesso filato. Se vi interessa vi lascio il link del tutorial del berretto nella descrizione del video. Io spero tanto che questa idea vi piaccia e che rifacciate queste cappette perché davvero l'ho già detto, ma è
questo, che è il mio, il capo più coccoloso e confortevole che abbia fatto in tutta la mia vita. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se avevate già lavorato cappette di questo genere, se vi piacerebbe farlo, che colori vi piacerebbe utilizzare, scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video, oppure regalatemi il vostro like se questo progetto vi piace. Come sempre, se fate questa cappetta, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!